Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Siamo arrivati al segno del Capricorno. Come vedete stiamo arrivando alla fine, quindi ci stiamo avvicinando. Così tutti poi sono contenti, ognuno ha il proprio segno, può farlo, perché c'è ancora gente che mi scrive «Ah, mi serve ancora l'ultimo», che l'acquario e i pesci, che sono proprio gli ultimi due. Arriveranno anche quei due segni. Quindi ho ben poco da dire perché ormai siamo quasi alla fine, ho già detto comunque tutto nelle altre presine, però per chi non avesse visto giustamente le altre presine vi rispiego un attimo qua. Vi faccio staccare e attaccare il colore perché siccome non mi piace la riga che passa, che si vede poi comunque da una parte all'altra della presina, io preferisco staccare e attaccare il colore. Se anche voi volete staccare e attaccare il colore, avete tutte le spiegazioni nel tutorial. Se invece per voi magari avere 3-4 fili a volte con cui lavorare e quindi c'è molto ingarbugliamento dietro, potete attaccare un filo e passarvelo da una parte all'altra. Però vi dico che ogni tanto non si può, perché se noi siamo dalla parte del dritto della presina, magari abbiamo il filo qua e ce lo dobbiamo passare qua e quindi ci resterebbe poi una riga un po' scomoda, cioè da vedere così, una riga obliqua. Quindi vedete voi se però potete avere una tecnica per nasconderlo mentre lo lavorate, quindi ve lo passate da una parte all'altra, fate pure, non c'è nessunissimo problema. Quindi appunto il cambio colore è per quello che appunto uso vari, cioè vi faccio attaccare e staccare. La tecnica per attaccare il secondo colore ve la spiegherò poi anche a video, anche questa, quindi non è niente di difficile, è molto semplice. E che dire, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e lasciate un like se il tutorial o comunque il progetto può piacerti. Vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial. Il materiale quindi che ci servirà sarà 2 gomitoli di cotone, come sempre di 2 colori, e a sto giro appunto l'ho fatto il color panna e marroncino, poi l'uncinetto da 2,5, ago, forbici e marcapunti. Abbiamo tutto, possiamo iniziare. Mi sono portata un po' avanti con il lavoro e ho fatto già l'inizio della presina. L'inizio della presina consiste nel fare 31 catenelle, dalla seconda catenella dall'uncinetto lavorare 30 maglie basse, quindi poi fare 30 maglie basse per 5 giri. Ok, questo è l'inizio di tutte le presine, quindi mi sono solo portata un po' avanti. Quindi adesso dal giro 6 si inizia il disegno del segno. Quindi per il giro 6 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 15 maglie basse. Adesso cambiamo colore. Per cambiare il colore facciamo appunto tutta la 15ª maglia, ve la faccio chiudere tutta, poi andiamo a prendere la costina, questa qua in orizzontale che si è formata, più la costina, questa qua più a sinistra. Vedete qua sotto si è formata la V, la costina più a sinistra noi dobbiamo andare a prendere solo quella. Quindi inseriamo l'uncinetto prendendo la costina, questa in orizzontale, più la costina a sinistra in verticale. Quindi prendiamo il secondo colore e lo facciamo passare in mezzo, cioè dentro. Quindi il filo del marrone lo possiamo tirare e il marrone è bloccato, ok? Non si muove più. Quindi adesso ci portiamo dietro il marrone sempre perché è il colore base della presina, quindi ce lo dobbiamo sempre portare dietro. Ci portiamo dietro la codina del panna, così la fermiamo un po', e poi adesso il panna vi dirò io se attaccarlo, staccarlo, portarlo dietro, lasciarlo lì dov'è. Quindi l'importante è che mi ascoltate e vi dico io quando ci servirà il panna, come usarlo, ok?
Quindi adesso con il color panna facciamo 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo colore, prendiamo quindi il marrone, il panna adesso lo possiamo lasciare tutto lì, ok, non ce lo portiamo dietro, e finiamo il giro con 11 maglie basse che ci restano da fare. Adesso per il giro 7 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 13 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, quindi andiamo a prendere il color panna, ok, con il color panna adesso lavoriamo 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo di nuovo il marrone e ci finiamo il giro con le 13 maglie basse che ci restano. Per il giro 8 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 7 maglie basse. Ho fatto le 7 maglie marroni, adesso dobbiamo andare a cambiare colore, però questo color panna qua ve lo faccio staccare e riattaccare praticamente qua, perché se lo portassimo così rimane, perché questa è la parte dritta della presina, ok, quindi avere la riga che ci passa così non è molto carina, ok, quindi ve lo faccio staccare, ok, e ve lo faccio riattaccare. Scusate se ci sono rumori di sottofondo, ma con le finestre aperte, siccome fa caldo, sono tutti qua oggi, giardiniere, e poi imprese delle pulizie, quindi scusate se sottofondo ci sono rumori. Quindi riattacchiamo appunto il bianco, vedete l'ho staccato praticamente da lì e me lo riattacco di nuovo qua, quindi tiro. Adesso con il color panna facciamo 3 maglie basse, 1 2 e 3, quindi cambiamo di nuovo il colore con il marrone, il bianco questo qua portiamocelo dietro, la collina no, la possiamo anche lasciare dietro, però il bianco ce lo portiamo con noi. Col marrone facciamo una sola maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore con il panna e adesso con il panna facciamo 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il marrone e ci andiamo a finire il giro facendo 15 maglie basse. Per il giro 9 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 18 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, quindi andiamo a prendere il panna e prendiamolo questo qua, le altre sono tutte colline, quindi ok, non vi preoccupate qua se rimane la riga, perché tanto questo è il retro del lavoro. Quindi adesso con il panna facciamo 6 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore, quindi prendiamo di nuovo il marrone, il color panna lasciamolo pure qua e finiamo il giro con le 6 maglie che ci restano da fare. Per il giro 10 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 5 maglie basse, cambiamo colore, quindi prendiamo il panna, ok, adesso con il panna lavoriamo 2 maglie basse, la prima è questa qua marrone, non ce la dimentichiamo, quindi mettiamo l'uncinetto, vedete c'è il filo qua che passa, noi mettiamo l'uncinetto sotto al filo in modo da fermarlo un po' e nasconderlo, quindi 1 e 2, quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo il marrone, il panna portiamocelo dietro, col marrone facciamo altre 2 maglie basse, 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore con il panna di nuovo facciamo 2 maglie basse, 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore con il marrone,
Adesso il panna lo possiamo anche lasciare qua e ci finiamo il giro facendo le 19 maglie basse che ci restano. E questo qua che ho fatto adesso è il giro 10. Il giro 11 è uguale al giro 10. Ok, quindi finiamo adesso il giro 10 facendo le 19 maglie basse, poi nel giro 11 di nuovo facciamo 19 maglie marroni, 2 panna, 2 marroni, 2 panna, 5 marroni. Ok, è uguale identico al giro 10. Quindi dove c'è il color panna facciamo il color panna, dove c'è il color marrone facciamo il color marrone. Quindi finiamo questo il 10, facciamo l'11 anche uguale così. Per il giro 12 ho fatto il mio 11° giro, quindi adesso andiamo al 12°, una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 6 maglie basse. Cambiamo il colore con il color panna, quindi questo, ok. Adesso col panna lavoriamo 6 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il marrone, il panna lo lasciamo pure qua e adesso col marrone ci finiamo tutto il giro, quindi andiamo a lavorare 18 maglie basse. Per il giro 13 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 11 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, però ci dobbiamo attaccare con un filo nuovo, ok? Non dobbiamo andare a prendere questo qua. Quindi ci attacchiamo, ok? Se non avete un altro gomitolo potete prendere dallo stesso gomitolo una parte dall'interno e una parte dall'esterno. Quindi ci agganciamo appunto con il nuovo filato, col nuovo sempre panna comunque, e lavoriamo 2 maglie basse, una e 2. Cambiamo il colore, quindi prendiamo di nuovo il marrone, questo panna lasciamo tutto qua, ok? Quindi andiamo avanti solo con il marrone e facciamo 4 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore e a sto giro andiamo a prendere questo panna, ok. Con questo panna facciamo 2 maglie basse e la prima è questa qua marrone, non ce la dimentichiamo, quindi 1 e 2. Cambiamo di nuovo il colore con il marrone, portiamoci dietro anche il panna, col marrone facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore con il color panna e adesso con il color panna facciamo 3 maglie basse, quindi 1 2 e 3. Cambiamo di nuovo il colore con il marrone, il panna lo possiamo anche lasciare qua, quindi lavoriamo con il marrone 7 maglie basse, quindi arriviamo alla fine del giro. Per il giro 14 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 12 maglie basse, però adesso le facciamo insieme perché vi faccio vedere come portarci il color panna un pochino più in qua. Quindi 1 2 3 4 5 6 7. Ok, fatte le 7, adesso il color panna praticamente ce lo andiamo a mettere, vedete, me lo faccio passare dietro, ok, vedete, l'ho fatto passare nella parte dietro, però lo lavoro insieme, ok, quindi vedete ho fatto l'8ª maglia che ho preso anche già il color panna in modo da portarmelo dietro, cioè intanto lo lavoro nascondendolo. Quindi abbiamo detto che siamo a 8, giusto? 2 4 6 8 9 10 11 e 12, vedete, e adesso c'ho già il color panna qui pronto per il cambio colore, se no
visto che appunto questa è sempre la parte del dritto della presina, da qui l'avrei dovuto portare qua e c'era la riga. Quindi anziché farvelo staccare e poi riattaccare qua, ve l'ho fatto passare così, nascondendolo, quindi portandolo già appunto dietro mentre lavoravamo con il marrone. Quindi cambiamo, ok, con il color panna. Adesso con il color panna facciamo 2 maglie basse, quindi una e 2. Ok, cambiamo di nuovo con il marrone. Questo panna lo possiamo lasciare anche qua, quindi col marrone facciamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Cambiamo di nuovo con il panna e andiamo a prendere, ok, questi fili qua adesso di inizio lavoro ve li faccio già nascondere, passare da dietro, questi che sono davanti ve li faccio già passare dalla parte dietro e nascondere, in modo che almeno lavoriamo un po' sul pulito. Siccome stiamo lavorando già con 3 fili, più questi fili che magari ci danno fastidio per lavorare, quindi ve li faccio già nascondere. Quindi adesso con il color panna facciamo altre 2 maglie basse, portiamoci sempre il marrone, non ce lo dimentichiamo. Quindi cambiamo di nuovo con il marrone. Adesso questo panna lo possiamo anche lasciare qua e finiamo il giro con le 11 maglie basse che ci restano. Questo qua adesso era il giro 14. Adesso per poi, allora finiamo il giro così poi dopo vi spiego, quindi perché ci sono altri giri da fare uguali al 14, a questo qua che abbiamo già fatto. Quindi adesso per altri 2 giri, quindi il 15 e il 16, andiamo a fare la stessa lavorazione, ok, che abbiamo qua. Quindi facciamo le 11 maglie marroni, 2 panna, 3 marroni, 2 panna e 12 marroni. Ok, lo facciamo così per altri 2 giri, quindi arriviamo fino al giro 16. Poi per invece nascondere questi fili, semplicemente inseriamo il filo nel lago, ok, lo passiamo, siccome questa è la parte dritta, lo passiamo, ok, nella parte dietro, vedete, in modo che non si veda niente, e qua ce lo andiamo a fermare facendolo passare in mezzo un po' alle maglie, ok, e possiamo staccare in modo che così non ci dà fastidio. Quindi io l'avevo già fatto anche con gli altri 2 di inizio lavoro, proprio quando avevamo iniziato l'avevo già fatto, quindi se voi volete potete già anche sistemarvelo. Adesso io mi sistemo pure questo, così almeno poi sono a posto, lavoro tutto sul pulito, ok? Quindi adesso andiamo avanti così per 2 giri, dove c'è il marrone facciamo il marrone, dove c'è il panna facciamo il panna, arriviamo fino al giro 16. Ho fatto i miei 2 giri, ok, sono arrivata fino al giro 16. Adesso per il giro 17 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 10 maglie basse. Adesso cambiamo il colore e prendiamo questo primo panna qua, ok. Con questo panna adesso lavoriamo 4 maglie basse. La prima è questa qua marrone che si nasconde, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi cambiamo di nuovo il colore. Questo panna adesso lo lasciamo pure qua. Col marrone facciamo 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo questo panna, facciamo di nuovo le 2 maglie color panna, ok, ricambiamo il colore con il marrone, il panna lo possiamo anche lasciare qua e ci finiamo il giro con le 12 maglie basse che ci restano.
per il giro 18 lo facciamo uguale al 17, quindi facciamo le 12 maglie marroni, 2 color panna, 2 colore marrone, 4 color panna e 10 color marrone. Ok, quindi dove c'è il marrone facciamo il marrone, dove c'è il panna facciamo il panna, per anche il giro successivo, quindi il 18. Per il giro 19 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 10 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, prendiamo il panna qua. Adesso con il panna facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore col marrone. Questo panna adesso portiamocelo dietro, perché adesso questa sequenza qua poi la dobbiamo andare a fare di nuovo per altri giri, che adesso poi vi dico. Quindi abbiamo fatto una maglia bassa con il panna, facciamo 2 maglie marroni, quindi cambiamo di nuovo con il panna, ok, e prendiamo questo qua che ci siamo portati dietro, e con il panna adesso facciamo un'altra maglia bassa. Ok, quindi abbiamo fatto una panna, 2 marroni, una panna, quindi cambiamo di nuovo col marrone e qua rifacciamo di nuovo 2 maglie col marrone, cambiamo, prendiamo il color panna che abbiamo qui, ok, di nuovo con questo panna facciamo le 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo con il marrone e finiamo il giro con le 12 maglie basse che restano. Quindi adesso la lavorazione che dobbiamo andare a fare per altri 2 giri è come questo giro 19, quindi faremo le 12 maglie marroni, 2 panna, 2 marroni, una panna, 2 marroni, una panna, 10 marroni. Ok, quindi lo facciamo per altri 2 giri, arriviamo fino al giro 21. Adesso per il giro 22 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 12 maglie basse, cambiamo il colore, quindi prendiamo questo prima panna che ci ritroviamo qua e lavoriamo sempre le 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il marrone. Questo panna lasciamolo pure qua, con il marrone facciamo sempre le 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo il panna, con il panna di nuovo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo con il marrone. Questo panna portiamocelo dietro, adesso lo dobbiamo lavorare, quindi facciamo sempre le 2 maglie marroni, quindi cambiamo con il panna e adesso con il panna andiamo a fare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, quindi cambiamo di nuovo il colore, il panna adesso lo possiamo lasciare anche lì e adesso ci finiamo il giro facendo le 8 maglie basse che ci restano. Per il giro 23 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 6 maglie basse, quindi cambiamo il colore e prendiamo questo panna qua. Ok, con questo panna adesso andiamo a lavorare 3 maglie basse. 2 maglie sono queste qua marroni, quindi lavoriamo queste, non ce le dimentichiamo, quindi 1, 2 e 3, quindi cambiamo di nuovo il colore con il marrone
Adesso questo panna lo possiamo anche lasciare qua. Con il marrone lavoriamo 4 maglie basse, 2, 3 e 4. Quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo il secondo filo del color panna che abbiamo qua. Quindi non vi preoccupate se vi taglia così praticamente il lavoro, ma siamo dalla parte del rovescio. E adesso con il color panna facciamo 5 maglie basse. 3 sono queste. Una è la maglia color panna, 2 sono quelle marroni, quindi una e 2, e in più ci sono le altre 2 panna sotto e siamo a 5. Ok? Quindi cambiamo di nuovo il colore col marrone. Questo panna lo possiamo anche lasciare qua, e col marrone adesso ci andiamo a finire il giro con le 12 maglie che ci restano. Per il giro 24 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 12 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, quindi prendiamo il panna qua. Con questo panna facciamo 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo il marrone. Questo panna adesso lo possiamo anche lasciare qua. Col marrone andiamo a lavorare 6 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore con il panna. Ok, adesso con il panna facciamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore con il marrone, il panna lo lasciamo pure qua e ci finiamo il giro con le 5 maglie basse che ci restano. Per il giro 25 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 15 maglie basse. Fatto le 15 maglie basse, quello che non vi ho detto prima, tagliate pure il color panna, quello dove avevamo fatto le ultime 3 maglie basse, ok, del giro precedente. Quindi il primo filo, questo qua lo possiamo anche tagliare. Quindi adesso abbiamo solo l'ultimo filo color panna, quindi cambiamo il colore. Con questo color panna adesso facciamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore col marrone e questo panna pure lo possiamo staccare perché tanto abbiamo finito. Quindi adesso lavoriamo solo con il marrone, quindi ci finiamo il giro con le 12 maglie che ci restano da fare e poi facciamo altri 5 giri solo con il marrone di 30 maglie basse, quindi arriviamo fino al giro 30. Ho finito i miei 5 giri, vedete, solo del marrone, e quindi abbiamo completato la presina. Adesso vado a nascondere il filo che mi è rimasto qua davanti, ok, della fine del lavoro. Quindi ve l'ho fatto vedere prima, però ve lo faccio rivedere. Praticamente lo dobbiamo solo passare dalla parte dentro. Per passarlo dalla parte dentro, qua proprio dove finisce, vedete, questa maglia, io mi vado a mettere proprio qua e lo faccio passare in modo da riformare una mezza maglia, ok? E poi dalla parte dietro lo vado un po' a passare tra le maglie, vedete, da una parte e dall'altra, per fermarlo, e posso quindi tagliare. Poi adesso mi andrò a sistemare anche questo. Adesso dobbiamo andare a fare praticamente il giro del contorno. Il giro del contorno io faccio in totale sono 120 maglie più una maglia che mi si forma quando vado a fare la chiusura invisibile. Ok, quindi faccio tutto il giro. Una volta che ritorno qua, appunto facendo la chiusura invisibile, mi si forma la 121esima maglia. Negli angoli faccio 2 maglie basse,
ok? Per ogni angolo. Allora, voi se volete potete farlo appunto come lo faccio io, potete fare 3 maglie basse nell'angolo, se vi piacciono di più come rimane l'angolo, quindi fatene pure 3, non c'è problema. Potete farne di meno o di più qua sui laterali, liberissime di farne appunto quante ne volete, quanto più vi piace a voi il contorno. L'unica cosa che vi dico è contatele, perché se qua ne fate 120, dall'altra parte, cioè dalla parte dietro, anche devono essere 120. Non è che da una parte sono 120 e dall'altra 130, perché poi non vi ritrovate. Ok? Quindi l'unica cosa è quello. La parte retro è semplicemente i giri di andata e ritorno senza il disegno, quello che ho fatto io, se anche voi la volete fare così senza il disegno, iniziate con le 31 catenelle, quindi dalla seconda catenella dall'uncinetto si lavorano le 30 maglie di andata e ritorno per 30 giri. Se invece volete fare anche voi, cioè anche nel dietro il disegno, vi rimettete indietro di nuovo il video, ve lo fate anche per la parte dietro. Ok, quindi adesso facciamoci il contorno e poi dopo vi faccio vedere per la chiusura. Ho fatto tutto il giro del contorno, ok, vedete, e l'ho anche fermato con la parte dietro, cioè dell'altra presina. Ok, quindi ho messo i miei marcapunti così la tengo ferma mentre vado a fare il giro di chiusura. Questo marker che ho messo qua al centro è per il segnale del cappietto, è più o meno al centro della presina, qui all'angolo ho preso un angolo, cioè una delle maglie dell'angolo, e ho contato 15 maglie basse. Nella 16ª maglia ho messo il marker e più o meno è il centro. Voi vedete, in base a quante maglie avete fatto, vedete un attimo quale possa essere il centro, ok? Quindi si inizia proprio da lì, da dove abbiamo messo qua il marker, per fare il cappietto. Quindi metto l'uncinetto, tolgo pure il mio marker, faccio la chiusura con il bianco uguale al segno, visto che qua l'ho fatto bianco, lo faccio pure bianco la chiusura. Quindi iniziamo facendo 15 catenelle. Fatte le 15 catenelle, rientriamo qua dove abbiamo iniziato e facciamo una maglia bassissima per agganciare il cappietto. Quindi ci spostiamo il cappietto un po' verso la sinistra, facciamo una catenella e poi iniziamo il nostro punto gambero. Quindi prendiamo tutta la maglia della prima presina con tutta la maglia della seconda presina, tiriamo il filo, ok, e chiudiamo. Quindi di nuovo tutta la maglia della prima presina con tutta la maglia della seconda presina, tiro fuori il filo e chiudo. Ok, quindi questo è il punto gambero, molto semplice, molto carino, molto d'effetto. Non ho fatto, spiego anche qua un attimino, che non ho fatto altri tipi di chiusure perché volevo farle diverse, però ho detto io magari ho 121 maglie, voi magari ne avete fatte di più o di meno, quindi era inutile che mi facessi un calcolo sulle mie maglie per una chiusura diversa, quando poi magari voi non avevate le stesse mie maglie, quindi la chiusura magari non vi veniva. Quindi ho optato per il punto gambero, che se ci sono 120 maglie, 150, va bene lo stesso, cioè per ogni qualsiasi numero di maglia il punto gambero va bene, non c'è da contare niente. Voi giustamente se volete farvela una chiusura diversa, fatevela pure tranquillamente, magari fatevi solo il calcolo voi in base alle maglie che avete, cioè tipo se volete la maglia, la chiusura a ventaglietti, ok, calcolatevi un attimo voi come farla, cioè quante maglie vi serve per ogni ventaglietto, ecco. Quindi appunto finiamoci tutta la chiusura del punto gambero. Una volta che ritorniamo qui al cappietto, dentro al cappietto lavoriamo 20 maglie basse.
ed eccola qua la presina finita, anzi le presine finite. Ok, eccole qua, vedete sono molto carine, molto veloci. Questo segno è stato abbastanza veloce da farlo. Sì, è vero, 3 fili con cui lavorare, che un po' ci si ingarbuglia, però se per ogni giro che si finisce si sta a sistemare i gomitoli, secondo me, sai, non si diventa poi troppo ingarbugliati, sai, a lungo andare, e quindi si può lavorare abbastanza tranquillamente. È vero, ci perdi un po' di tempo a stare a spostare i gomitoli, a sistemarli, però poi almeno lavori anche un po' sul pulito. Ok, io quindi vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo segno zodiacale. Ciao!